Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video vediamo la realizzazione finale del manometro per ventole. Come potete vedere ho usato una soluzione diversa rispetto a quello che dicevo nello scorso video, perché mi sono accorto che le forze in gioco sono molto più basse di quello che mi aspettavo. Diciamo che quando io facevo le prove e sentivo con le dita la forza applicata, mi sembrava molto di più. Invece vi dico subito che una ventola da 3000 giri, da 80 come questa, vi fa una forza equivalente su questa superficie che è intorno ai 16, 15, 16 grammi. E niente, allora la prima soluzione che avevo pensato con il bilanciere con qua l'asta graduata dove poter attaccare la molla e avere un po' di scelta, introduceva troppi attriti con il perno, il giogo qua dei perni, e quindi ho optato per una soluzione diretta. Quindi ho ristampato la barra del manometro, questo ve lo faccio vedere in un prossimo video. C'è la versione ottimizzata. E niente, quindi ho attaccato l'indicatore direttamente, l'assa dell'indicatore direttamente al pistone. Ora, pur avendo fatto una connessione diretta, l'attrito che c'è è ancora troppo alto per un utilizzo concreto. Vi faccio vedere. Vedete come ha scattato? E non torna alla posizione di prima. E... Allora, il fatto è che quando le forze sono così basse e si muove piano piano e poi si torna indietro piano piano, si tende a, vedete, ora innanzitutto per una cosa così ci vorrebbe una staffa di acciaio con delle bronzine. E allora forse si muoverebbe più fluidamente.
diciamo che concretamente ci vorrebbe un pistone almeno 3-4 volte più grande, così da svilupparmi una forza più consistente, e la molla di ritorno del pistone settarla un po' più dura in maniera che vinca gli attriti del movimento. Ora, come faccio a sapere che una ventola come questa fa circa 15-16 grammi di pressione con questo pistone? Semplicemente perché prima di montare il manometro, con un bilancino di precisione per gioielli, ho messo sopra e ho lasciato appoggiare il pistone sul piatto della bilancia e ho misurato la forza che veniva esercitata. Infatti, diciamo, non proseguo nell'ottimizzazione di questa versione, uno per le dimensioni troppo grandi che dovrebbe avere il pistone, diventa una roba troppo voluminosa. Invece sto pensando a un pistone diverso da mettere sopra a un bilancino come questo, in maniera da misurare direttamente la forza. Diciamo che questo pistone, avendo dei gioghi, i semplici gioghi fanno oscillare il peso della bilancia di 3-4 grammi, per cui è difficile capire esattamente la forza. Quindi diciamo medito su una versione di questo tipo. In ogni caso è stato un esperimento interessante. Ora, giusto così, da notare il sistema per la molla. Praticamente ho usato un bullone autobloccante per irrigidire questa vite e ci ho attaccato una molla di quelle da orologi. Non so dove è finita. Una molla come queste, più piccola, che adesso qua non so dove è finita, però come queste, quelle per le cariche degli orologi meccanici. Quindi vedete, e con questo determino la pressione della molla sul pistone, la posso aumentare o diminuire, insomma. Diciamo che un utilizzo più concreto del sistema è fare una bilancia, quindi applicando
non so, una molla da mezzo chilo, fare una bilancia e stop. Per questo video è tutto, questo ve lo faccio vedere nel prossimo video. Iscrivetevi al canale se non lo siete già, mettete like e lasciate un commento. Ciao, alla prossima!